Ciao a tutti ragazzi, un paio di settimane fa vi ho parlato di Tarisland, un nuovo MMORPG free to play che promette molto bene, infatti io lo sto aspettando tantissimo, e che sembra seguire la scia del caro e buon vecchio World of Warcraft. E io ci spero fortemente, perché mi piacerebbe molto avere un gioco nuovo che ripercorre quel concetto e che ci dia modo di giocare sia su PC sia su mobile, in modo tale da poterlo avere sempre con noi e poterlo gestire al meglio. 2 settimane fa, appunto, avevo fatto una mia reaction, avevo spiegato questi concetti guardando il trailer che ci è stato proposto di questo gioco. E se volete vederlo, per farvi un'idea maggiore, se siete interessati al gioco, vi lascio la scheda qui sopra in modo tale da prima di poter continuare a questo video potete andare a vedere quello e farvi un'idea di cosa in realtà sto parlando, che magari sono abbastanza sicuro poi interesserà anche a voi. In questo video in realtà voglio addentrarmi un pochino più nel discorso e iniziare a parlare delle classi che potremmo giocare nel gioco. Purtroppo non avendo partecipato alla prima closed beta, ma sperando fortemente di riuscire magari ad entrare nella seconda, mi baso semplicemente su quello che è il sito e su quello che possiamo vedere tutti quanti. Però mi piace l'idea di poter dare una sbirciatina alle classi e cercare di capire in che cosa ci imbatteremo una volta che avremo la possibilità di giocare a questo gioco che spero fortemente arrivi il prima possibile. A inizio gioco potrete scegliere tra 7 classi differenti. Ahimè, non credo sia possibile customizzare il vostro personaggio, ovvero, nel senso, i personaggi in base alle classi che sceglierete saranno fissi. Dovrebbero esserci tendenzialmente un paio di soluzioni per armatura o vestiario in partenza, cosa che probabilmente verrà aggiunta poi man mano che si prosegue col gioco, con vari obiettivi, con i vari pass, si potranno acquisire vari vestiari, armature per i vostri personaggi. Però inizialmente non potrete customizzare il vostro personaggio come avete fatto ad esempio in Baldur's Gate. Le loro figure saranno più o meno fisse e avrete purtroppo poca possibilità da questo punto di vista. Però, come vi dicevo, le classi sono 7 o per meglio dire 14, perché ogni classe avrà 2 specializzazioni che potrete scegliere al momento in cui create il personaggio. Ma andiamo a vedere quali sono le 7 classi a disposizione adesso molto velocemente e poi andrò a descriverle in maniera più dettagliata una alla volta. Allora, partiamo dal Ranger, che avete già visto sullo sfondo fino adesso. Poi potrete scegliere il Paladino, il Guerriero, la Maga, la Priest, sacerdotessa, che è un po' la vostra healer del gruppo, il Bardo e infine il Barbaro Guerriero. Beh, diciamo che dal punto di vista delle classi c'è un'ottima varietà e diciamo che è possibile in base a queste classi selezionare per ognuno il proprio stile di gioco, un po' come siamo abituati nei vari RPG, nei vari giochi di ruolo che ci piacciono di più. Comunque sia, adesso andiamo a vedere le varie classi con una descrizione un pochino più dettagliata per ognuna di esse. Bene ragazzi, la prima classe che prendiamo in considerazione è quella del Ranger, che come vediamo da questa scheda molto probabilmente sarà di razza elfica. Se cercate questa scheda non la trovate più perché recentemente è stata sostituita sul sito, con una presentazione decisamente migliore rispetto a questa, però secondo me questa ci dà qualche informazione in più inerente ai personaggi. Allora, le caratteristiche principali del Ranger saranno forza e attacco a distanza. Ragazzuoli, scusatemi, ma intendevo danno al posto di forza. Sbagliato io. Cosa dire del Ranger? Il Ranger ha 2 specialità, esattamente come vi dicevo prima. Sarà più sicuramente incentrato sugli animali, avrà delle cavalcature. E infatti per quanto riguarda il taming,
questa caratteristica sarà sicuramente approfondita di più. Infatti la descrizione ci dice eccellente nell'addestramento delle bestie e nel posizionamento delle trappole. Tearing enemies apart with wild forces sostanzialmente ci dice che molto probabilmente sarà una classe, una specializzazione dedicata sulla magia e quindi molto più dedicata, come la preferenza dell'attributo ci dice, alle combo, e molto più dedicata per quanto riguarda in questo caso al danno. Sarà una specializzazione che ci darà modo di settare delle trappole che faranno una grossa quantità di danni e di utilizzare delle magie che a loro volta faranno una grossa quantità di danni. Per quanto riguarda l'hunting invece sarà la specializzazione dedicata quasi esclusivamente al tiro a distanza. Infatti vediamo il personaggio dotato di arco, quindi molto probabilmente sarà la specializzazione ad arciere e dedicata appunto a colpire nemici a distanza. Infatti la descrizione ci dice che praticamente il ranger in questo caso sarà un cacciatore con doti d'arciere letali, che farà del danno letale ai nemici. E comunque sia, devo dire che vista così è una classe che mi intriga parecchio. Al momento forse è quella che mi intriga di più. La seconda classe che prendiamo in considerazione è quella del paladino e anche questa molto probabilmente sarà di razza elfica. Per quanto riguarda le caratteristiche principali del paladino, a seconda della specializzazione che sceglieremo, saranno diverse le due caratteristiche principali. Ovvero, se sceglieremo la specializzazione Justice, le sue caratteristiche principali saranno danno e combattimento in mischia. Se invece dovessimo scegliere la specializzazione Guardian, le sue caratteristiche principali saranno tank, quindi un personaggio tancoso, difensivo a difesa degli altri personaggi del gruppo, e sempre e comunque combattimento in mischia. Comunque sia, riusciremo ad impostare i nostri paladini per quelle che sono le loro caratteristiche e quello che è il nostro stile di gioco preferito. Potremmo quindi scegliere la specializzazione Justice se vorremmo un paladino più improntato all'attacco. Infatti, come ci dice la descrizione, farà grossi danni contro i target demoniaci, contro i target diavoli, evil targets, e castigherà loro con delle punizioni divine. Quindi sostanzialmente il classico paladinone guerriero forzuto che va a sconfiggere il male, sostanzialmente. Per quanto riguarda invece la specializzazione Guardian, dice che praticamente sotto la protezione della luce celestiale acquisisce forza e volontà, una grandissima forza, una grande volontà e capacità di proteggere gli alleati. Quindi praticamente il vostro paladino a difesa del vostro gruppo contro il male, e della serie scansatevi voi, non prendete danni, che li prendo io al posto vostro, vi proteggo io. Sostanzialmente questo è il ruolo del paladino in versione Guardian. La terza classe che andiamo ad affrontare è invece quella del guerriero, che finalmente troviamo una classe di razza umana. Quindi per giocare il guerriero molto probabilmente utilizzeremo la razza umana. Le caratteristiche principali del guerriero sono danno e combattimento in mischia, come il paladino in modalità Justice. In realtà anche il guerriero è molto similare al paladino, nel senso che le due specializzazioni prevedono una totalmente improntata sull'attacco e sui danni, che prediligерà quindi la fase danno, la caratteristica danno del guerriero, e sarà basato come attributo principalmente sulle combo. E quindi cioè, praticamente ci dice che con queste due lame di cui è dotato il guerriero farà devastanti danni ai nemici. Quindi il classico guerrierone che va, mena tutti e fa una sbrega di danni ai nemici. Per quanto riguarda la versione War Shield, invece, è una versione in cui il guerriero sarà
Molto probabilmente in questo caso, a differenza del paladino, il guerriero non sarà un tank vero e proprio, ma visto che la descrizione ci dice che porta supporto agli alleati, mi aspetto comunque sia che generi degli scudi, abbia delle abilità difensive nei suoi confronti e dia dei bonus anche agli alleati, dei bonus difensivi anche agli alleati. Infatti, in questo caso, possiamo vedere che anche lui, con questa specializzazione, invece che avere danno tra le caratteristiche principali, ha quella del tank. Diciamo che guerriero e paladino molto probabilmente faranno relativamente un po' lo stesso ruolo all'interno del gruppo, con l'unica differenza che il paladino sarà più improntato con grossi danni nei confronti delle creature malvagie e vedremo poi in che modo saranno classificate queste creature malvagie. Mentre il guerriero è quello che fa danni a tutti indipendentemente dalla loro natura. Invece, per quanto riguarda il ruolo tank, molto probabilmente il paladino sarà lui a mettersi di fronte agli altri, appunto come vi dicevo prima, a prendere i danni, mentre il guerriero farà in modo da poter relativamente dare dei bonus a tutto il gruppo. Vedremo e affronteremo meglio poi, una volta che avremo il gioco in mano, tutte queste cose le affronteremo meglio, le cercheremo di sviscerarle meglio tutte. Prendiamo ora in considerazione la maga, altro personaggio femminile all'interno del gioco come la nostra elfa, e la maga avrà come caratteristiche principali, a proposito, maga, elfa anche lei come razza. Quindi al momento l'unica classe di razza umana che abbiamo è il guerriero. Allora, maga, razza elfa con caratteristiche improntate sul danno e sull'attacco a distanza. Quindi anche lei con le stesse caratteristiche principali del ranger. Per quanto riguarda le sue specializzazioni, invece, c'è una cosa che a me piace molto, questa cosa fa letteralmente impazzire, ed è il fatto di poter scegliere se la vostra specializzazione sarà sul ghiaccio oppure sul fuoco. Mi piace questa cosa di avere i maghi elementali che si specializzano su un elemento, su un attributo. E quindi, nel senso, ovviamente, in base alle vostre preferenze, a quello che vi piace di più, potrete scegliere se giocare una maga improntata sul ghiaccio e quindi su delle abilità di controllo sostanzialmente. Infatti mi piace questa differenziazione sugli elementi dove il ghiaccio con l'idea che congela vada a controllare, vada a stunnare i nemici, oppure potrete scegliere se giocare una maga di fuoco con la specializzazione appunto del fuoco e quindi sarà una maga che se ne sbatterà fortemente le balle dei controlli e le sue caratteristiche saranno improntate sull'attacco e sul fare grossi danni. Allora, la prossima classe che andiamo ad affrontare è quello della Priest. Priest, anche lei di razza umana come il nostro guerriero. Priest, personaggio particolarmente intrigante anche lei dal mio punto di vista, perché allora, come caratteristiche principali avrà in entrambe le specializzazioni ranged, quindi sarà un personaggio che attaccherà dalla distanza, che vuole rimanere fuori, vuole rimanere ai margini della battaglia per non prendere danni. La sua particolarità, che mi piace molto questa cosa, è il fatto di poter scegliere in base alle specializzazioni se giocarla più improntata all'attacco oppure se giocarla come healer. Infatti, nel caso voi scegliate la specializzazione Fate, la sua altra caratteristica principale sarà il danno e più particolarmente il danno contro le creature malvagie, un po' come dicevamo del paladino in precedenza. Invece, se sceglierete la caratteristica Prey, la specializzazione Prey, lei diventerà sostanzialmente l'healer del vostro gruppo. Quindi mi piace questa cosa perché è un personaggio che può essere molto versatile. Mi aspetto comunque sia che i danni che faccia una priest non siano comunque dei danni elevatissimi e più che altro magari faccia dei danni elevatissimi contro una certa tipologia di creature.
Quindi è un personaggio molto particolare da giocare con concetto o da giocare in base alle esigenze del party e in base alle esigenze delle modalità che andremo ad affrontare. È arrivato ora il turno del bardo. Bardo di razza elfica, quindi al momento siamo una grossa prevalenza di elfi all'interno del gioco, le cui caratteristiche principali sono danno e attacco a distanza. Per quanto riguarda le sue specializzazioni, ovviamente come al solito sapete che i bardi sono a base musica, quindi sono dei personaggi che suonano e tendenzialmente sono dei personaggi che hanno anche delle qualità di supporto. Infatti, per quanto riguarda la specializzazione solo, c'è praticamente ci dice che suonando lancia degli attacchi che sembra promettere facciano sia dei danni sia boostino i nostri personaggi, quindi diano dei boost alla forza e allo spirito dei nostri alleati e vedremo effettivamente questo spirito che cosa riguarderà. Per quanto riguarda invece la seconda specializzazione, è anche lui un healer. Infatti in questo caso come caratteristiche principali ha healer e ranged e infatti, cioè la descrizione della sua specializzazione ci dice che è improntato appunto sul curare gli alleati, quindi diciamo che per quanto riguarda il bardo, è lui il vero e proprio support tra le classi che abbiamo a disposizione. Quello che dà i bonus al team, quello che cura. Quindi diciamo che lui è il vero e proprio support, le cui caratteristiche, oltre ai danni, una cosa che mi piace comunque sia di questo gioco, di questa impronta che hanno dato le classi, è che comunque sia sembrano personaggi che non sono solo ed esclusivamente impostati sul danno o sulla cura o sul buffare i compagni, ma comunque sia tutte le classi hanno un miscuglio di queste cose in modo tale da poter soddisfare un po' tutti e rendere un pochino utili tutti all'interno delle varie situazioni, all'interno delle varie modalità. Andiamo infine a vedere il guerriero barbaro che finalmente introduce una nuova razza, lo Snow Lion, ovvero il leone delle nevi. Infatti è questo bel leone antropomorfo che mi piace, molto aggressivo, si presenta bene, è una razza che mi piace parecchio così a prima vista. Le sue caratteristiche principali sono danno e combattimento in mischia, quindi come paladino e guerriero. E un'altra cosa che mi piace un sacco anche di questa classe è che le sue specializzazioni sono delle specializzazioni elementali, in questo caso una basata sul fulmine e l'altra basata sul ghiaccio. Per quanto riguarda il fulmine è un po' come se fosse il fuoco della maga, ovvero una specializzazione basata principalmente sui danni. Per quanto riguarda il frozen, quindi il ghiaccio, è una specializzazione basata sia sui danni, ma anche sul ridurre gli attributi dei nemici. Quindi in questo caso si tratta di un debuffer, un personaggio che applica dei debuff ai nemici. E questa cosa è molto molto carina perché non è sempre necessario, oppure è sempre un'ottima tattica buffare i nostri compagni, buffare il resto del nostro team. Però anche intervenire sui nemici con dei debuff è sempre un'ottima soluzione, una soluzione molto tattica che a seconda delle situazioni è sempre buono, è sempre giusto capire quale sia l'approccio migliore, se quello del buffare i compagni o se quello del debuffare i nemici. E quindi bene, tutto questo pacchetto di classi mi piace particolarmente perché ci dà modo di avere dei team molto variegati che ci daranno quindi modo di affrontare tutti i vari aspetti degli RPG.
Se devo dire una cosa che mi lascia un pochino, che mi ha deluso un attimino, è il fatto di avere solo ed esclusivamente elfi e umani e il fatto che queste razze siano già prestabilite per le varie classi. Però comunque sia, non essendoci la possibilità di costruire, di customizzare bene i nostri personaggi, ovviamente anche questa cosa va di pari passo con la customizzazione. Però diciamo che sarebbe stato bello magari creare degli incastri in più con le razze nelle varie classi e aver modo di poter scegliere che razza fare per un certo tipo di classe piuttosto che un'altra. Però vabbè, vedremo se poi quando il gioco inizierà, se con le varie evoluzioni poi verranno introdotte nuove classi, magari saranno introdotte nuove razze e insomma vedremo un po' come evolverà la situazione più avanti. Ragazzi, dopo tutto questo lungo discorso su classi e razze, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità in merito, spero che questo gioco attiri anche voi come sta attirando me e spero, guarda, che esca al più presto, di riuscire a farci qualche live il prima possibile e di poter poi andare a investigare di più in tutti i vari dettagli, in tutte le varie caratteristiche delle varie tipologie di personaggi e anche delle modalità che ci saranno poi in game. Quindi niente, per il momento è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, così in modo tale che quando pubblicherò un video oppure sarò in live per il gioco possiate seguirmi e venire a dirmi la vostra. Se volete seguirmi sui social a me fa un grande piacere, anche perché comunque sia pubblicherò i miei contenuti anche lì una volta che li avrò rielaborati da quelli che metterò qui su YouTube. E quindi niente ragazzi, speriamo che Tarisland esca il prima possibile e spero di vedervi, di rivedervi tutti al più presto. Ciao a tutti ragazzi e speriamo che Tarisland arrivi presto.